Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto il timballo di pasta con le melanzane. Farlo è semplicissimo, vi diamo dei suggerimenti per farlo in maniera ancora più veloce. Vediamolo! Gli ingredienti per un timballo di pasta con le melanzane per 4 persone sono 1 kg di melanzane, 800 ml di polpa di pomodoro, questa l'abbiamo fatta con i pomodori freschi, 1 kg di pomodori, 320 g di pasta. Noi stiamo usando le mezze maniche, 300 g di mozzarella sgocciolata, 60 g di parmigiano reggiano, foglie di basilico, uno spicchio di aglio e mezza cipolla piccola, olio extravergine di oliva e sale. Le melanzane ovviamente le abbiamo accuratamente lavate e togliamo il picciolo. Le taglieremo di lungo. Quindi ovviamente cercate di comprare delle melanzane che abbiano una forma fusolata, che siano lunghe. Devono essere spesse circa mezzo centimetro. A questo punto le mettiamo sotto sale per una mezz'oretta, in modo che le melanzane caccino l'acqua di vegetazione. Quindi le mettiamo praticamente così una sull'altra e tra uno strato e l'altro ci mettiamo il sale. Mettiamo quindi un piatto sopra e un peso come per esempio un tegame. Tagliamo la cipolla e l'aglio. Ci spostiamo ai fornelli per preparare il sugo. Noi faremo un sugo semplice, ci mettiamo 2 cucchiai di olio, aggiungiamo l'aglio e la cipolla tritati, aggiungiamo quindi la polpa di pomodoro. Faremo cuocere la polpa di pomodoro per una ventina di minuti a fiamma media in modo che si restringa. Aggiungiamo il sale. Ovviamente il timballo di melanzane poi si può preparare in tanti modi e oltre che con il sugo semplice si può fare anche con il ragù. Aggiungiamo le foglioline di basilico e copriamo con il coperchio. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi ventilato. Stiamo togliendo l'acqua di vegetazione dalle melanzane. Possiamo mettere a bollire l'acqua per la pasta. Su una teglia abbiamo messo la carta da forno, ci mettiamo un po' di olio e noi le melanzane le cuociamo in forno. Troviamo questa cottura più rapida e quindi ci facilita un po' la ricetta, però la ricetta tradizionale ovviamente, quella siciliana, è con le melanzane fritte. In alternativa potreste anche grigliarle, però anche grigliandole dovreste stare lì vicino alla padella, mentre in questo caso noi le mettiamo in forno e nel frattempo facciamo altro, quindi ci portiamo avanti così, perché questa è una ricetta abbastanza semplice, però vi toglie un po' di tempo, soprattutto se andate a friggere le melanzane. Le spennelliamo adesso con un bel po' di olio in modo che in un certo senso quasi friggano nel forno. Questo è un passaggio che vi facilita moltissimo questa ricetta, perché poi fare un timballo, ve lo ripetiamo, non è per niente difficile, ma vi potete portare avanti per esempio facendo il sugo il giorno prima e cuocendo le melanzane in questo modo. A questo punto il sugo è pronto, dopo 20 minuti possiamo spegnere. Inforniamo le melanzane a 200 gradi ventilato. Mettiamo il sale.
e versiamo la pasta. La pasta la scogliamo dopo 4 minuti perché poi terminerà la cottura in forno. Le melanzane sono state in forno per 15 minuti e possiamo tirarle fuori. Mettiamo il sugo nella pasta, 2 mestoli, il parmigiano e mescoliamo. Anche per quanto riguarda il formato di pasta, in Sicilia si usano gli anelletti, che è questo formato di pasta piccola a forma di anellino, però potete usare benissimo rigatoni, mezze maniche, penne, pennette. Mettiamo un po' di sugo, non tantissimo, nella teglia dove metteremo il timballo, 2 fettine di melanzana le tagliamo e le mettiamo nella pasta. A questo punto cominciamo a mettere le melanzane come una sorta di drappeggio all'interno della teglia. Formeremo così un pacchettino di melanzane. Quando lo si vede finito si pensa a volte oh sarà difficilissimo, invece vedete in realtà è semplicissimo, basta mettere le melanzane così in questa posizione e poi quando capovolgerete il timballo vi verrà quell'effetto bellissimo. Mettiamo un po' di parmigiano, le fettine di mozzarella. Tra l'altro nella ricetta tradizionale siciliana il ripieno è veramente carichissimo, ci sono le uova sode, i piselli, il ragù, le melanzane sono fritte, sicuramente è buonissimo, però se volete fare una ricetta più veloce ed è comunque squisita così, anche più leggera, noi preferiamo fare questa versione. Ci stiamo mettendo la pasta. Il formaggio tra l'altro aiuta anche un po' a legare nel momento in cui dovete poi tagliarlo. Ovviamente vorrete tenere un po' la fetta integra, il formaggio può aiutarvi in questo e per questo forse si mettono anche le uova, però noi non le mettiamo. Le foglioline di basilico, quindi abbiamo fatto un altro strato di mozzarella, un po' di basilico e ci mettiamo il resto della pasta. Aggiungiamo un po' di sugo sopra e il parmigiano a volontà. Abbassiamo quindi i pezzi di melanzana andando a chiudere. E sopra ci mettiamo delle fettine di melanzana. E adesso pressiamo. Mettiamo il sugo sopra. La teglia che stiamo utilizzando, tra l'altro, è di 26 cm. In ogni caso trovate tutti i dettagli come al solito sul nostro sito www.cucinageek.it. Il formaggio sopra per formare la crosticina.
abbiamo finito praticamente. Adesso andrà in forno, quindi avete visto che non è così difficile. Il timballo è pronto ad andare in forno. Lo inforneremo a 200 gradi ventilato. Dopo 30 minuti di cottura possiamo sfornare il nostro timballo. Eccolo qui, si è formata la crosticina, è venuto perfetto. Ovviamente ora vi facciamo vedere anche l'interno. L'abbiamo fatta un po' raffreddare, adesso la stacchiamo dalla teglia. Lo capovolgiamo. E voilà, si è rotto. Eccolo qui, è rimasto integro, quindi fatelo raffreddare un po' prima di staccarlo dalla teglia. Noi lo presentiamo sempre con una piccola decorazione, niente di che, ci mettiamo un po' di foglioline di basilico e dei pomodorini, così è ancora più carino. Mettiamo in cerchio e la ricetta è terminata. Fateci sapere come al solito se rifate la nostra ricetta, taggateci su Instagram, ci trovate come Cucina Geek, e su Facebook. Alla prossima ricetta, ciao!